Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di maggio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a vedere quale sarà il vostro arcano del mese, le energie principali, l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze e infine vedremo i segni zodiacali che saranno principalmente dominanti in questo mese per voi. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Inoltre vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E in descrizione trovate anche i link per vedere i mazzi che utilizzo nella lettura, con le recensioni e anche i link per acquistarli. Adesso partiamo con il vostro arcano del mese precedente per fare un po' il punto della situazione e capire l'evoluzione proprio nel mese di maggio. Voi avevate l'appeso porta un periodo un po' particolare tra sospensioni, incertezze, forse anche qualcosa che risucchia un po' le vostre energie, degli impegni ingombranti, delle situazioni dove c'è da intercettare i propri desideri, di cercare di capire, di riflettere attentamente su come procedere e anche come sbloccare le nostre stesse intenzioni, non solo azioni, magari anche appunto cercare proprio di volgere il nostro sguardo a qualcosa di veramente importante. Quindi questo era il vostro arcano. Adesso procediamo con il vostro arcano del mese di maggio. Allora, troviamo il carro e io direi che c'è uno sblocco totale, perché è una carta di movimento, di avanzamento, di miglioramento sotto tutti i punti di vista. Quindi direi che è un'ottima energia. Magari c'è una nuova conquista, un nuovo obiettivo da raggiungere, cose che si sbloccano e quindi c'è una ripartenza o anche nuovi programmi, nuovi percorsi. Una cosa però ci consiglia tanto la carta del carro è di prendere il controllo e il dominio di noi stessi, delle nostre capacità e cercarle di direzionarle nel modo giusto. Anche una bella energia che può entrare dentro di noi nella nostra vita, anche quella potrebbe essere prorompente, molto forte, per questo va comunque utilizzata al meglio. Questo è il vostro arcano, mettiamolo qui. Vi ricordo che potete trovarlo anche alla fine del video, se vi dovesse piacere tenerla come immagine, come potete fare uno screenshot e tenerla con voi. Adesso vediamo le energie principali che si muoveranno intorno a voi e anche per capire che cosa fare, come gestirle. Partiamo con la torre, che è un'energia molto 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 forte, poi il 7 di denari e infine troviamo la regina di bastoni. Qui possiamo avere il quadro completo, prima di tutto è vero di alcune situazioni a livello esterno, ma soprattutto che si riflettono nelle vostre energie personali. La torre essendo, come vi dicevo molto forte, perché può esserci un evento improvviso, un qualcosa che magari abbiamo aspettato troppo, abbiamo tergiversato, non abbiamo preso il controllo precedentemente e allora succede così quando si tira troppo la corda su un qualcosa. Quindi da capire se dobbiamo metterci in moto a gestire un evento imprevisto oppure se già da tempo vogliamo fare un cambiamento, se già da tempo c'è insoddisfazione, c'è qualcosa che non sta funzionando, questa ci
ci sta dicendo di cogliere un'idea fulminante, un'idea geniale, un'energia per poterla utilizzare al meglio. E quindi il punto centrale è proprio questa che ci fa capire la direzione, e anche un qualcosa che ci aiuta a ottenere dei risultati. Magari alcuni si vedranno meglio successivamente, però almeno in questo mese con queste carte dobbiamo continuare a prenderci cura, o iniziare a prenderci cura veramente di un progetto, soprattutto se già abbiamo iniziato precedentemente, e poi invece soprattutto se le cose si sono bloccate, oppure avevamo in mente un'idea. Quindi questo è il momento giusto, proprio per riprendere, sbloccare, procedere con cura, con attenzione, con parsimonia delle proprie energie. Sono molto belle proprio di determinazione, di coraggio, di attenzione e anche di osservazione, ma soprattutto proprio del prendersi cura a 360 gradi di noi stessi, delle cose veramente importanti e anche delle persone che ci stanno particolarmente a cuore. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente consideriamo principalmente coppia single, però magari per chi non è interessato può anche osservare lo stesso, ascoltare e adattare alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo il 2 di coppe, proprio perfetta, perfetta come cura, come armonia, come pacificazione, anche degli eventi molto belli da condividere. Si fa un po' di fatica al centro del mese con questo 10 di bastoni. Fatica non vuol dire cose negative, magari ci sono degli impegni, delle incombenze che richiedono la vostra attenzione, può esserci un calo delle attenzioni, dell'interesse, ma potrebbe essere proprio di poco conto. Diciamo che le cose diventano un po' più pesanti e complesse se magari sono cose che vi danno fastidio, se sono cose che fate fatica a gestire, o che puntualmente si ripetono o hanno a che fare con alcuni contrasti o alcune cose che vengono dette. Quindi qui effettivamente, come vi dicevo sin dall'inizio, c'è questa bellissima energia che in qualche modo deve essere direzionata, di non sovraccaricarsi. Questo può voler dire anche che magari tendiamo ad assecondare, ad andare incontro, e quindi caricarci di impegni, di incombenze, di ascoltare i problemi degli altri, però poi ricevere ben poco in cambio. Quindi si vede un'energia abbastanza altalenante, come dicevo, non necessariamente negativa. Partiamo benissimo con il mese, con alcuni, come vi dicevo, alcuni eventi, alcune cose molto belle, e poi il resto si deve cercare di fare attenzione sia alla comunicazione, sia, come vi dicevo, a non sovraccaricarci soprattutto delle questioni degli altri, magari di occuparsi solo delle cose più importanti. Per quanto riguarda i single, ovviamente qui abbiamo delle energie secondo me abbastanza positive e anche dinamiche. In che senso? Con novità, con delle persone, io dico persone in genere, perché saltando fuori la carta del giudizio spesso è associata ai ritorni, a rivedere, risentire o reincontrare una persona che ha fatto parte del nostro passato, magari che ci siamo stati già insieme, oppure che c'è stata una frequentazione, o anche persone che magari veramente abbiamo perso di vista da tantissimo tempo. Non solo, porta anche delle novità, quindi non solo vecchie situazioni, anche delle novità interessanti, e questa energia si può intercettare
partire già all'inizio del mese, perché appunto il Fante porta una possibile nuova conoscenza o se c'è una fase di frequentazione, magari è in amicizia, in fase di osservazione e le cose potrebbero svilupparsi in modo interessante. Ci tengo a sottolineare questo, magari inizialmente è vero come connessione, come interesse, come coinvolgimento, però di desiderio di prendere un po' le cose con calma, di osservare, di guardare proprio alla concretezza di alcune cose, quindi pian pianino si procede. Se proprio non c'è nessuno, come vi dicevo, ci sono quelle vecchie nuove situazioni in via di sviluppo e che vi possono lasciare un po' perplessi, perché la papessa indica anche silenzio e solitudine, quindi o sono cose che non vi interessano e quindi piuttosto magari cercate di concentrarvi particolarmente su voi stessi, oppure vedete lì la possibile evoluzione, però senza fasciarvi troppo la testa. È un atteggiamento sicuramente responsabile, sicuramente di esperienza, per non ripetere le cose del passato, per non ritrovarsi a vivere di nuovo certe situazioni. Quindi direi che è un mese ehm, importante proprio per capire come procedere nelle relazioni più importanti, nella coppia e per i single da gestire queste novità. Vediamo adesso la parte del lavoro e delle finanze. Troviamo il 4 di coppe, il 9 di denari. In genere si tratta di un mese, abbastanza positivo, perché, sono comunque, carte anche se c'è qualche dubbio, qualcosa che non ancora funziona come volete, come desiderate, però almeno c'è la consapevolezza di, sapere che con l'impegno, cercando di gestire al meglio le vostre stesse finanze ed energie, riuscite a tenere tutto sotto controllo. Abbiamo, come vedete, la ripetizione del 7 di denari, quindi vuol dire che come vi dicevo, proprio quell'energia di pazienza, di costanza, di andare a coltivare un'idea, un progetto o un proposito, avete le idee abbastanza chiare, quindi sapete che alcune cose andranno a svilupparsi. È anche una carta molto importante soprattutto per gli investimenti, e i nuovi progetti. In che senso? Magari da iniziare, questo è vero, e possono arrivare i primi risultati, però questa carta consiglia di aspettare perché si può raccogliere, si può raggiungere più risultati e più soddisfazione e anche più guadagni in seguito. Quindi di avere pazienza, di aspettare, di continuare in un certo percorso, appunto che richiama un po' il 7 del carro, di andare avanti, di essere costanti e poi come vi dicevo si possono ottenere questi risultati che li vedrete già nel corso del mese. C'è un qualcosa che in realtà può darvi un po' di insoddisfazione, però solo all'inizio, può essere una spesa imprevista, oppure sapete che dovete affrontare determinate cose e quindi non vi sto spoilerando nulla. E poi allora abbiamo visto in generale un po' per tutti, per chi ha il lavoro, risuona un po' quello che vi dicevo prima, di cogliere delle soddisfazioni, di cogliere delle cose e mantenere quello che avete a disposizione e di procedere e di andare avanti. Mentre per chi vuole fare grandi cambiamenti e chi è in cerca di lavoro, si può vedere addirittura un nuovo inizio o una nuova fase di ricerca, perché magari avete attenzionato qualcosa, avete valutato, avete fatto il punto della situazione. C'è chi addirittura in una fase non solo di ricerca, ma di studio, di conoscenza. Infatti la papessa si rivolge a tutte quelle persone che magari fanno un corso, uno stage, qualcosa per ampliare le proprie conoscenze o come vi dicevo proprio semplicemente una fase di
ricerca di osservazione dentro e fuori di voi per cercare di chiarire il punto di partenza che può esserci proprio in questo mese, soprattutto verso la fine, perché magari può arrivare quell'indicazione, quel suggerimento, quel consiglio ottimo da gestire questa nuova ricerca, appunto come vi dicevo. E però il mago, devo dire perché proprio il suo significato può indicare già un vero e proprio inizio di lavoro o fase lavorativa per chi vuole fare per conto proprio, quindi a livello indipendente, o anche effettivamente cominciare a vedere degli ottimi risultati di tutto quello che è proprio il vostro percorso di ricerca e di studio. E adesso andiamo a vedere l'ultima parte con i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo la carta dei Gemelli, poi troviamo Mercurio che si riferisce anche ai Gemelli e alla Vergine, e poi infine troviamo il Toro. Essendo un oracolo astrologico, ovviamente questi sono i segni principali, quindi non vuol dire che con gli altri non avrete a che fare, invece vuol dire che questi saranno dominanti per alcuni aspetti decisivi, sia relazionale, sia di collaborazione, sia da fare attenzione, perché magari potrebbe esserci qualche conflitto, qualche ostilità. La cosa che salta fuori come consiglio principale di prendersi cura delle comunicazioni, di fare attenzione a quello che ci viene detto e anche a quello che noi comunichiamo, alla condivisione, alla conoscenza, all'utilizzo intelligente dei nostri mezzi e della nostra astuzia. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale e in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di maggio. Ciao!